Come vengono trattati i disturbi mandibolari? Poiché le cause sono numerose ma possono essere raggruppate in due grandi filoni, chiaro, ad eccezione di problematiche di origine traumatica, ad esempio dopo un colpo al viso ad un incidente stradale, ma quello sono casi molto particolari. Poiché possiamo raggruppare le cause dei problemi in due grandi filoni, uno legato alla masticazione, all'equilibrio dei denti tra di loro e l'altro ad un eccessivo uso dell'apparato masticatorio, imposteremo la terapia proprio su questi due filoni. Per gestire il primo aspetto, cioè l'aspetto occlusale dei rapporti dei denti tra di loro, frequentemente si utilizza il bite. Il bite che cos'è? Il bite è una sorta di ferro di cavallo di resina, ne esistono molti tipi, possono essere lisci, possono presentare gli incastri per alloggiare i denti dell'arcata antagonista. In sintesi, a che cosa serve un bite? Un bite serve ad aiutare il rilassamento muscolare, serve a proteggere i denti e per migliorare quello che è il controllo del paziente nell'uso della mandibola e nel rilassamento mandibolare. Ma il bite non può e non deve essere l'unica terapia, perché è fondamentale che vengano gestiti tutti quei piccoli gesti che, come dicevamo prima, affaticano il sistema masticatorio e portano ai sintomi. Quindi imparare a non stringere i denti. È molto difficile perché io stringo i denti quando sono molto concentrato, molto nervoso, sotto stress. Un trucco molto carino può essere quello di utilizzare dei post-it che ci aiutino a mantenere l'attenzione sulla postura mandibolare. Possiamo fare attenzione durante la masticazione a non esagerare con cibi troppo duri o troppo gommosi. Possiamo fare delle applicazioni di caldo sulle guance. Il caldo richiama sangue, quindi porta nuovo ossigeno e aiuta l'eliminazione dell'acido lattico e di tutte le molecole infiammatorie che ci danno quel senso di pesantezza e di tensione al viso. Meglio ancora se associato al massaggio delle guance con l'uso di un miorilassante locale. Altre cose molto utili, sicuramente impostare una terapia, chiamiamola sportiva, o comunque non sottovalutare mai l'importanza dell'esercizio fisico, perché se io tendo a concentrare le tensioni nella zona del viso è molto importante controbilanciare queste tensioni con un uso corretto della propria muscolatura di tutto il corpo. Quindi io consiglio sempre ai pazienti di fare Pilates, nuoto, yoga, poi a ciascuno di loro troveremo la disciplina adatta.